Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ci prepariamo a fare queste previsioni che vanno dal 16 al 22 marzo. Come stanno le mie ragazze e i miei ragazzi? Allora, ho ricevuto tantissime mail, ma tante veramente, che non so dove ci dobbiamo mettere tutte insieme. No, lo so, in merito alle consulenze alla giornata di consulenze dedicata alle relazioni tossiche. Allora, siete tantissime, quindi stiamo vedendo quando farlo perché non serve una giornata soltanto, servono 20 giornate per le relazioni tossiche. Mi fa piacere che abbiamo accumulato, voglio dire, non che abbiamo accumulato, ma che abbiamo consapevolezza di questo. Lo sapevo che era un tema importantissimo e soprattutto per quanto riguarda come realizzare lo scioglimento del karma all'interno delle relazioni che vivi e quali doti, capacità e talenti devi sviluppare per andare incontro a quelle. Quindi un po' di pazienza, ragazzi miei ragazzi, perché il lavoro si fa enorme. Sto preparando anche altre cose importantissime in questi giorni e sto dipingendo anche la stanza, stiamo ristrutturando una stanza, quindi sto sommersa ed è meraviglioso tutto questo. Quindi, ragazze mie, ragazzi, continuatemi a scrivermi che i ragazzi ci organizzeranno le giornate o la giornata, va bene? Sempre a taromantic21@gmail.com. Poi, come avete visto, abbiamo fatto 12 nuove playlist dove ho raggruppato e dove raggrupperemo tutti i messaggi tarologici, messaggi d'amore, messaggi dell'universo e direzioni di vita per ogni segno zodiacale. Andate nella sezione playlist e vedete il vostro segno zodiacale, aprite e vi si apre il mondo. Tutti i segni, in modo tale che li potete trovare tranquillamente, tutti i segni dedicati, tutte le letture dedicate al vostro segno e, e praticare l'arte consapevole. Quindi, oltre a questo, ragazze mie, ragazzi, grazie, la nostra famiglia è numerosissima, stupenda e soprattutto consapevole. Soprattutto consapevole. Quindi, allora, cos'altro vi volevo dire? Altrimenti poi i ragazzi mi dicono, Francesco, non l'hai detto quello. Aspetta, no, devo dire questo. Grazie per tutte le mail stupende che sto leggendo, quelle di realizzazione, quelle di adempimento della vostra missione. Un po' di pazienza e vi risponderò a tutte, ok? Per le mail più tecniche vi rispondono i ragazzi, anche se comunque le leggo sempre tutte io, dico io ai ragazzi cosa dire, va bene? Quindi, che cos'altro volevo dire? Non lo so, se mi ricordo lo dirò. Ok, allora, settimana dal 16 al 22 marzo. Chi non ha ancora iniziato il percorso sciamanico insieme a noi, sotto all'info box c'è la profetica pratica dei 21 giorni da portare a vita, cioè si inizia con quei 21 giorni. Come avete visto, non ne potete fare più a meno. Che cos'altro vi volevo dire? Guarda, io mi sto mangiando la testa e cos'altro vi volevo dire? Sì, anche rispetto alle mail per le nuove masterclass. Anche lì, ragazzi e miei ragazzi, ci stiamo organizzando. E sì, cos'altro? La profetica pratica qua sotto all'info box, messa a disposizione per tutti liberamente, gratuitamente sotto. E basta, ragazzi miei e ragazzi, partiamo. Allora, no, perché nel frattempo sto pensando cos'altro vi volevo dire. Niente, France, parti. Allora, abbiamo due varianti, le potete sentire entrambe o una variante soltanto. Mettiamo queste carte qui e queste. Si vede? Sì. Sotto all'info box trovate la timeline di ogni mazzo, va bene? E partiamo con il primo. Allora, facciamo la ruota settimanale. Chiedo al mio amante invisibile di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe Satta Sukhi Hontu.
Allora, andiamo a vedere qual è il messaggio dello spirito, la chiamata del daimon, nella sezione aria. Poi vediamo nella sezione fuoco qual è l'azione da incarnare, da compiere in questi giorni. Poi nella sezione acqua andiamo a vedere qual è l'emozione che vuole iniziarti, l'emozione sotterranea da sentire per avere potere e forza e guarigione. Nella sezione terra andiamo a vedere il risultato concreto. Poi al centro mettiamo lo spirito alleato in questa settimana. Poi andiamo a vedere qual è l'ombra, il blocco pratico, paure, chiusure emotive, autosabotaggio, l'ombra. Qual è il dono nascosto, cioè la risorsa concreta, un talento, un aiuto esterno, un'occasione inattesa, entrate economiche. E poi l'evento reale che arriva, cioè quello che accade davvero nella tua settimana, e ce lo mettiamo qua. Ok, si vede? Sì. Allora, partiamo. Qual è la chiamata del daimon, il messaggio dello spirito in questa settimana? Vediamo prima la parte spirituale, sciamanica, e poi nella realtà fattiva. Ok, la chiamata del daimon. Devi avere fede, perché ti sta portando quello che desideri. La stella. Devi avere fede. La fede inizia quando tutte le credenze finiscono. Non è credo nella fede. La fede inizia quando tutte le credenze finiscono. La fede è il potere più grande con il quale sei venuto sulla terra. La fede sai che cos'è? L'ossigeno che respiri. Questo ve l'ho insegnato nella danza del piacere. E allora, siccome il tuo spirito, il daimon, l'amante invisibile, chiamiamolo come vogliamo, ogni tradizione ha il suo nome per dire la stessa entità, la stessa cosa, vuole che tu godi in questi giorni. Allora, chi sta facendo la pratica di 21 giorni, o anche se non l'hai ancora iniziata, parti dalla danza del piacere, che trovi nella playlist yoga sciamanico. Chi invece ha fatto con me le masterclass, fatevi la Tandava in questi giorni. Il rituale delle 7 leggi dell'amore. Quindi lo spirito vuole che tu abbia fede, perché ti sta portando quella cosa lì, qualsiasi cosa sia. Andiamo a vedere adesso quali sono le azioni, qual è l'azione da incarnare. Devi parlare chiaro, cavalieri spade, chiarezza, devi essere rapida, devi essere rapido, chiara, determinata e assertiva. Cavalieri spade, guarda come corre questo. Corre però seguendo la sua stella, cioè questo corre seguendo la stella, la verità. Allora segui la tua stella e sii determinata o determinato, assertiva. Ok. Poi andiamo a vedere che succede nella realtà fenomenica, sempre con queste carte. Andiamo a vedere qual è l'emozione che ti vuole iniziare in questi giorni. Smetti di avere paura della mente. 9 di spade. La notte buia dell'anima, ma come emozione che ti vuole iniziare, oltrepassa la mente razionale, oltrepassa la mente razionale. Le paure. Il 9 di spade ha a che fare con tutte le paure della mente. Guarda come sta questa. L'emozione che ti vuole iniziare in questi giorni è questa, oltre la paura. Siccome questo cavaliere di spade ha molto a che fare con il primo chakra, la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, l'animalità, che è quando si risveglia istinto risvegliato, come lo chiama Aurobindo, no? Allora, l'istinto di sopravvivenza, quando il primo chakra è aperto, si trasforma in, quando Kundalini si risveglia al primo chakra diventa spirito, l'istinto di sopravvivenza. Quando invece Kundalini è bloccata, il primo chakra è la paura, contrae questi sensi sottili.
facendovi la danza del piacere questa cosa si risolve in questi giorni, cioè ti arriva l'evento perché l'evento non è evitabile, tu come libero arbitrio hai l'opportunità di allearti all'evento, se ti allei si realizza un desiderio. Siccome questa sezione acqua ha a che fare con tutte le emozioni, i legami, dinamiche emotive, ci possono essere delle cose, dei messaggi che ti arrivano che ti fanno spaventare o qualche cosa che arriva che ti fa sobbalzare la mente, perché la mente, tutto ciò che non può controllare, tutto ciò che non può gestire, e allora ha paura, no? Qualsiasi cosa ti arriva in questa settimana è per farti avere fede anche nelle cose che ti fanno paura. D'accordo? Poi andiamo a vedere che cos'è. Risultato concreto, il 4 di denari, potresti avere un po' paura ad aprirti in questi giorni. Perché il 4 di denari, ma il 4 di denari non è una carta che mi parla di consapevolezza del proprio valore, consapevolezza di quello che hai, la consapevolezza che ciò che hai è esattamente ciò che ti serve, no? Nel lato negativo, il 4 di denari, non mi do, ho paura, perché poi chissà che succede, perché la mia mente mi fa avere paura. Vediamo qual è adesso lo spirito alleato in questa settimana. Guarda, si chiude un ciclo, il mondo, lo spirito alleato in questa settimana mi parla di chiusura di cicli. Qual è la chiusura di ciclo? Quello che devi smettere di avere paura di quello che la mente razionale ti dice, in merito agli eventi che accadono. Vediamo qual è il blocco pratico. Ah, è la mente, 8 di spade. Il blocco pratico è sentirsi frustrati, non sentirsi degni, non sentirsi abbastanza, sentirsi vittime. Il blocco pratico, guarda, guarda, è solo la mente razionale, vedi? Guarda che qua c'è la stella, ma ti rendi conto? C'è la stella qua. Magari dici o fai qualcosa che poi te ne penti. Ma non è che te ne penti tu, quella cosa che dici o fai, perché ti ho detto sii attiva, proattiva, assertiva, magari non l'hai mai fatto, perché devi chiudere un ciclo, laddove hai avuto paura sempre di dire qualche cosa, lo devi dire, lo devi fare in questa settimana. Poi a livello emotivo potresti avere paura di quello che dici o fai, perché non ti senti degna, non ti senti degno, no? Ma vediamo adesso qual è la risorsa concreta che hai, il dono. Beh, la regina di denari può essere una figura femminile che ti supporta, o una datrice di lavoro, una collaboratrice, o una figura femminile che ti supporta. Una madre, una figura femminile. Ma non solo, al di là della persona esterna, la regina di denari come dono, come risorsa concreta che ti supporta, è il tuo talento di saperti prendere cura di te, come madre di te stessa o di te stesso, di darti ciò che ti necessita, di darti ciò che desideri, e al tempo stesso è anche una persona, un'energia femminile che ti dà un aiuto concreto, che ti dà calma, che ti dà pace, soprattutto anche risorse, può essere anche un regalo, una risorsa. Andiamo a vedere adesso l'evento l'evento reale che arriva, quello che accade davvero in questa settimana. La vera scelta dettata dal cuore, non seguire la mente. Gli amanti è l'evento reale in questa settimana, che non mi parla d'amore in senso stretto, no? Sapete che gli amanti mi parlano della vera scelta del cuore, dell'amore vero che tu scegli nelle tue azioni quotidiane, di seguire la fede, questo significa scegliere l'amore. Seguire la fede negli eventi, questo significa scegliere l'amore. Scegliere di seguire la fede negli eventi piuttosto che la paura. Allora, questo è un giro di boa, questa settimana. Perché tu devi chiudere un ciclo questa settimana, devi chiudere un ciclo riguardante le tue paure e partire da dove sei, perché tutto ciò che sei è ciò che ti serve assolutamente in questo momento, per dire, fare e realizzare. Perché qualcosa dentro di te si sta proprio riallineando con la fede.
con la parte più autentica del tuo desiderio. A un certo punto in questa settimana è come se tu ti ricordassi, cioè l'anima si ricorda che esiste una direzione più vera e che non tutte le cose devono essere più vissute nella fatica o nella paura. Allora, potrebbero esserci a un certo punto delle conversazioni importanti, delle verità dette all'improvviso o da parte tua o da parte di qualcun altro, oppure una fortissima spinta a cambiare qualcosa nella tua vita. Perché questo Cavaliere di Spade è l'energia che in questa settimana entra nella tua vita per tagliare il superfluo. Però il 9 di spade della serie, e adesso che faccio? Non perché queste porta delle ansie tue, non perché la carta è negativa, ma perché quando la luce della stella entra nella tua vita, illumina anche le zone dove hai ancora paura di fidarti della vita. Dov'è che hai ancora paura di fidarti della vita? Ecco, quello è il senso. Allora tu in questa settimana cercherai sicurezza, stabilità, qualcosa di solido. Per esempio, potresti volere a un certo punto la sensazione di voler proteggere ciò che hai costruito, di non voler rischiare troppo, il bisogno di sentirti al sicuro mentre dentro di te sta avvenendo una grande trasformazione. Infatti il mondo mi dice che tutto questo movimento serve a chiudere definitivamente un ciclo. Cioè, questo è un passaggio di completamento in questa settimana, prima della primavera. Con questo mondo, una fase della tua vita, una fase del tuo modo di pensare o di relazionarti con gli altri arriva al suo compimento, cioè cambi. E l'ombra che lavora sotto tutta questa roba qua mi parla di pensieri ripetitivi, di credenze limitanti, di convinzioni che non sono abbastanza, non sono abbastanza, la sensazione di non poter scegliere, ma è una prigione fatta di spade mentali, non è reale quanto sembra. Tant'è che questa figura femminile, che può essere una figura femminile oppure il tuo archetipo materno, significa che sotto tutte queste paure, pensieri, c'è una parte di te molto più forte e radicata di quanto immagini. È una parte di te che sa costruire, che sa nutrire, che fa crescere le cose nel tempo. E può essere anche un'altra persona che ti aiuta a fare questo, ti dà questo supporto, è il tuo stesso riflesso, no? Le scelte del cuore farai in questa settimana. In questa settimana tu deciderai se seguire la voce della paura o seguire la voce dell'anima che è il daimon. Quindi questa settimana ti mette davanti a una verità molto semplice, ma potente. La mente continua a creare dubbi, ma il cuore, ragazze mie ragazzi, sa già dove deve andare. Tu lo sai già. Io ti dico, nell'ambito per esempio, mettiamo l'ambito lavorativo, no? E denaro. La stella con la regina di denari mi indica una fase in questi giorni molto positiva sul lungo periodo. Anche se la settimana ti può portare qualche pensiero, qualche preoccupazione, però c'è una direzione di crescita qua, di stabilità. Ci saranno, vedo, delle decisioni rapide da prendere, comunicazioni importanti, anche delle nuove idee o dei progetti che inizieranno a delinearsi. Il 4 di denari mi dice prudenza, prudenza economica, quindi è possibile che tu voglia proteggere le tue risorse, oppure valutare con attenzione dove devi investire il tuo tempo e la tua energia. Ma la regina di denari come dono nascosto mi parla della tua capacità di creare, di saper creare già sicurezza materiale, anche se in questi giorni qualcosa ti fa pensare, dubitare, però la tua direzione economica qua ha un potenziale di stabilità. Ok? A livello emozionale, di famiglia, di affetti, di relazioni, l'amore lo vediamo dopo. Qua c'è un misto di emozioni, perché il 9 di spade mi parla di preoccupazioni per qualcuno o pensieri che riguardano delle dinamiche familiari.
Però la stella e il mondo mi dicono che c'è una guarigione, una chiusura di vecchie tensioni. Io credo che qua tu capisci, ci sarà un momento della settimana in cui capisci meglio alcune dinamiche del passato e riuscirai finalmente a lasciarle andare, a pacificarle qua con la formula pentacolare. Nelle relazioni e negli amici ci saranno degli incontri significativi qua, e anche delle conversazioni che chiariscono i sentimenti. Potrebbe anche essere il momento in cui capisci che davvero chi è davvero allineato con te in tutte le relazioni, anche amicali, e chi invece appartiene solo a una fase che si sta chiudendo, perché il Cavaliere di Spade mi parla di qualcuno che potrebbe dire qualcosa in modo molto diretto, oppure tu esprimerai finalmente ciò che pensi. Quindi qua l'anima in questa settimana mi sta dicendo che ehm, con il 9-8 di spade l'anima ti comunicherà delle cose e la mente avrà paura, perché l'anima vuole controllare ciò che non è controllabile, e quindi la tua intuizione, ehm, quello che senti dentro. Quindi l'anima in questi giorni sta compiendo un passaggio grazie al mondo e agli amanti che ce lo raccontano. Lasciare una versione più vecchia di te, quella che non si fida, magari in un certo ambito ancora della tua vita non si fida, per entrare in una versione più autentica di te. Cioè questa è la settimana in cui capisci che la vera sicurezza non viene dal controllo della mente, ma dalla fiducia nella direzione del tuo cuore. D'accordo? Ok, tu stai riprendendo? Sì. Mettiamo solo alcune specifiche. Sul Cavaliere di Spade. Il 6 di denari. Allora, qua si dicono delle cose che portano equilibrio, anche un'entrata economica sul piano pratico, delle entrate economiche che sistemano le cose, oppure si dice qualcosa che riporta equilibrio, laddove la situazione era squilibrata, no? O era sbilanciata, in qualsiasi ambito, lavoro, relazioni, in qualsiasi ambito dove la cosa era squilibrata c'è una verità che porta equilibrio. Cioè il giusto dare e il giusto avere. Vediamo le preoccupazioni del 9 di spade. Qua c'è qualcuno, allora, l'8 di coppe mi parla di un allontanamento emotivo, o tuo o da parte di qualcuno. Allora in questo modo, in questo momento, tu sceglierai la fede per quello che accade. Forse sei preoccupata che qualcuno se ne va o se n'è andato, arriva un messaggio, vedi qualcosa sul telefono. Mi parla di un allontanamento emotivo che ti può dare delle preoccupazioni. O un allontanamento emotivo tuo, una scelta consapevole, perché l'otto di coppe mi parla di lasciare il conosciuto, che fino a questo momento ti ha nutrito, e andare verso lo sconosciuto, perché ti senti chiamata verso questa forza più grande. Ora, o è qualcosa di tuo o è un obbligo dell'anima che ti fa andare in quella direzione anche se fai fatica a farlo, in merito a una cosa che la tua mente ti fa vedere, che può essere un messaggio, te lo fa vedere nelle tue immagini, verso cui ti devi spostare per forza perché devi chiudere un ciclo. È possibile molte di voi vedranno qualcosa o si renderanno conto di qualcosa a livello emotivo che può far paura all'inizio, però è l'unico modo che ha l'anima per farti staccare da una situazione e raggiungere un nuovo livello di consapevolezza che ti porta dove desideri veramente, a fare una vera scelta. Fammi vedere sul blocco pratico 8 di spade, 2 i denari, sei confusa, pensi di non meritare o confuso, queste sono cose inconsce. Che direzione prendo? Vado di qua, vado di là? Non lo devi... Allora, quando siamo confusi o confusi, guarda le spade, no? Non devi fare niente, ferma devi stare, ferma.
Perché finché la situazione non esiste, perché tutto è nella tua mente, non devi scegliere niente. Quando arriva il momento, la tua decisione viene presa in automatico, grazie alla fede. Perché ci sono degli arrovellamenti mentali che ti portano a dire che devo fare, che scelta faccio. Niente, non devi fare niente. Se proprio devi fare qualcosa, fatti la meditazione su che scelta devo fare, per fare la scelta giusta che trovi sul canale. E vedrai che intuitivamente seguirai questa. Vediamo qual è il dono con la regina di denari. Guarda, tu sai esattamente. Il tuo cuore, di nuovo gli amanti sono usciti. Allora, prima di tutto tu seguirai, se parliamo di relazioni, qua ci sono delle relazioni che possono essere state squilibrate, troppo da una parte o troppo dall'altra. Bene, il dono nascosto, la risorsa nascosta è che il tuo cuore sa bene che vuole una persona che rispetti i tuoi tempi. Il tuo cuore sa bene che tu vuoi una persona con la quale essere, che ti dia pazienza, che ti dia serenità. Il tuo cuore lo sa bene questo. E quindi laddove la cosa è squilibrata tu prendi delle decisioni. Perché in questa settimana ti rendi proprio conto che c'è un riequilibrio che ti porta verso dove veramente inizia a vibrare il tuo cuore. Perché qua ci sarà una presa di coscienza silenziosa. C'è qualcosa che non vibra più con la tua verità interiore. E quando questo accadrà, nascerà proprio da parte tua la scelta di voltarti, di camminare verso qualcosa di più autentico. Mentre lo fai, le energie si riequilibrano. Ciò che prima era sbilanciato, cioè dare troppo, ricevere troppo poco, oppure sentirsi non riconosciuti, tutto questo inizia lentamente a trovare una nuova armonia. Cioè tu inizierai a vedere con maggiore lucidità dove c'è lo scambio giusto e vai in quella direzione. Ed è proprio da questo riequilibrio che nasce la vera scelta del cuore. Non è una scelta fatta per paura qua, o per abitudine o per bisogno. Tu farai una scelta fatta da una parte più matura di te, radicata, consapevole. Questa è la decisione di orientarti verso ciò che ti nutre davvero, ciò che nutre davvero la tua vita, che sia una relazione, che sia una direzione di vita o un modo nuovo di stare al mondo. Cioè queste carte mi stanno raccontando questo passaggio. Lascerai ciò che non ti risuona più. Ristabilisci l'equilibrio nelle energie e scegli finalmente ciò che è in sintonia con il tuo cuore e con la tua verità più concreta, regina di denari. C'è un movimento bellissimo perché non parla di perdita, di riallineamento del destino. Mi spiego? Vediamo cosa ci dicono queste. Amore incondizionato c'è qua. Relax. E no, tutto ciò che non vibra con ciò che non è più essenziale per te è no. Non è il caso di continuare, lascia andare con serenità. Allora, tu stai andando verso l'amore incondizionato, cioè la gioia pura, va bene? Ti dice fai una pausa, staccati, rilassati, prenditi cura di te, come ti ho detto con la regina di denari, e lascia andare tutto ciò che non risuona più con la tua verità, tutto ciò che è squilibrato, tutto ciò che non ti dà questo radicamento qui di cui tu sei già espressione. Questo accadrà in questa settimana. Guardatevi il video Magia Pratica 15, ragazzi e miei ragazzi, oltre alla danza del piacere, perché vi do la pratica sull'amore incondizionato, che è praticamente l'attenzione all'attimo presente. Quella è. Ok? Wow. Vediamo un attimo perché sta succedendo questo. Con le mie carte Dime perché in spagnolo. Per aiutarti a incontrare la chiarezza, per aiutarti a incontrare claridad, per aiutarti a incontrare la chiarezza. Perché qua tra 9 di spade e 8 di spade non c'è chiarezza. Allora quello che accade è affinché tu possa avere la chiarezza di seguire incondizionatamente
quella stella che ti parla per realizzare i tuoi obiettivi. Va bene? Quindi, detto questo, ragazzi miei, ragazzi, io questa prima fase la concludo qui e passo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, vediamo nell'amore come stiamo. Abbiamo visto che sul lato emotivo, nella sezione acqua, c'era con 9 di spade, 8 di coppe, però andiamo a vedere nello specifico. Vediamo prima di tutto con queste carte oracoli. Mettiamo una di queste, partiamo dagli oracoli. E una di queste. Allora, vediamo. Pettegolezzo, ci sono un po' di chiacchiericci, un po' di voci qua. Libero arbitrio, marzo, e siamo a marzo. Questa è la scelta degli amanti che abbiamo visto prima, eh. Allora, il pettegolezzo non è soltanto pettegolezzo, ho sentito dire, vengo a sapere questo, guardo quella cosa sui social, no, è il chiacchiericcio della tua mente. Nel senso, vedi una cosa sui social o vedi una cosa che ti dice, oh, ok, allora la mente inizia col suo arrovellamento e tu col libero arbitrio puoi scegliere se dare retta alla mente o dare retta alla verità dell'anima. Ora, al di là di quello che stai vivendo con qualcuno o nell'amore. E qua c'è Paride. Paride è un conquistatore. Allora, è molto chiara questa scena comunque. Paride è un conquistatore. È un giovane conquistatore che potrebbe anche essere Latin lover, tra virgolette, passami il termine, lo sto un attimo, in base a queste carte che sono uscite. Allora, scegli di fidarti di ciò che il tuo cuore sa già, ciò che il tuo cuore sa già, oppure del chiacchiericcio degli altri. Quello è un Latin lover, ma quello non mi guarda, oh, ma quello, chissà quante. Scegli di fidarti del tuo cuore o scegli di fidarti del chiacchiericcio della mente di quello che vedi? Il libero arbitrio ha a che fare, più diventi grande in consapevolezza, più hai libero arbitrio. Cosa vuol dire? Il libero arbitrio non dipende da quello che accade, eh? Non è la scelta di fare quello che pensi di volere. Il libero arbitrio ha a che fare soltanto con una cosa: come scegli di approcciarti agli eventi che ti arrivano. Gli eventi che ti arrivano fanno parte del tuo disegno, del tuo karma e del tuo destino. Ora, come ti approcci agli eventi che arrivano? Se ti approcci con un'apertura di cuore, ma oh meraviglia, qualsiasi cosa accade, anche se è una cosa dolorosa, allora tu sciogli il karma e l'evento cambia. Se ti approcci con il chiacchiericcio della mente, si ripete quell'evento, si ripete quell'evento, si ripete quell'evento e non cambia l'effetto di quell'evento. Il karma ha a che fare con quello, come noi ci rapportiamo a quello che ci accade e soprattutto di base come ti narri ciò che ti sta accadendo, che storia ti stai raccontando rispetto a quello che ti sta accadendo nell'amore. Come te la narri la cosa? Ok. Quindi a questo punto andiamo a vedere la tua energia in amore. Qual è la tua energia in amore? Cavaliere di denari. Chi va piano va sano e va lontano. Allora,
La tua energia è un'energia calma, pacata, lenta, probabilmente più concentrata sulle questioni pratiche della tua vita che sull'amore in genere, oppure ci vai cauta o cauto. E quindi qua c'è questo paride però. Potrebbe arrivare una persona che sembra un conquistatore, una conquistatrice, e quindi la tua mente poi inizia ad arrovellarsi, no? Però la tua energia di cavaliere dei denari è un'energia buona, cioè chi va piano va sano e va lontano. Vediamo l'energia dell'altra persona. A questo punto ci è uscito paride. L'energia dell'altra persona o dell'esterno che arriva verso di te, che è poi la stessa cosa. E arriva molto veloce il carro. Qua c'è un'energia lenta, qua c'è un'energia più veloce, velocissima con il carro. Una persona piena di autostima, una persona che sa dove va, una persona che prende e va, una persona sicura di se stessa. È proprio questo paride qui. Siccome tu hai un'energia un po' più lenta, la mente si potrebbe aggrappare a qualsiasi cosa. Ma questo corre troppo, e questo così, cioè è l'energia di voler avere successo con te. E qua c'è una scelta da fare da parte tua, no? Ok, vediamo cosa si concretizza. La regina di bastoni. Qua tu ti sentirai amata, eroticamente attraente, passionalmente attraente. Sei tu che decidi, te lo dico. È molto chiara la lettura. Tu qua sei concentrata sulle tue cose, sulla tua vita pratica, o vai piano, no? Arriva una persona molto veloce, molto diretta, sicura di se stessa. Perché? Perché gli piaci tantissimo, regina di bastoni. Anche se sei uomo lo riconduco a te questa carta, e gli piace tantissimo e soprattutto ciò che si concretizza è che decidi tu con libero arbitrio. Allora ti sentirai piena di fascino, pieno di fascino in questi giorni e decidi tu con la regina di bastoni. È colei che decide, colei che ha il controllo, tra virgolette, passami il termine, il comando. Vedi l'appeso, decidi tu con questa persona. Vediamo, siccome mi è uscito qua questo pettegolezzo, quale può essere il blocco? È questa un'opportunità oppure no? È un'opportunità d'oro oppure no? Questa persona che viene da me in questi giorni, che tu la conosco meno, è un'opportunità che ne vale la pena oppure no? Asso di denari. L'opportunità c'è, asso di denari, però è al blocco, è come per dire, non lo so, c'è il chiacchiericcio della mente. Oppure può essere un'opportunità di lavoro al blocco. Che cosa scelgo, amore o lavoro? Non c'è da scegliere qua, ritorniamo alla scelta di prima, no? C'è da... Lo sai quando lo fai, non lo sai prima. Allora ti ripeto, la meditazione sul fare la scelta giusta è molto importante per te, perché hai il potere nelle mani. Può essere un'opportunità di lavoro distante questa persona abbia, o ce l'hai tu, e può essere non un blocco, una sfida da cogliere. Oppure, è questa un'opportunità valida? Qual è il consiglio per te? Il consiglio è navigare nel mistero, affidarti all'intuito e non alla mente razionale o al chiacchiericcio esterno. Il consiglio è la luna. Che significa il consiglio la luna? Affidarti al mistero, senza farti troppe pippe, scusatemi il termine, mentali. Seguire l'intuizione, non le tue paure. Seguire la luce della tua intuizione, non delle tue paure. Qua c'è questa persona che risveglia molto erotismo in te. Segui la tua intuizione, non seguire le tue paure. Nella confusione c'è l'intuizione, il tuo cuore che sa. Facci caso. Allora quando spegni la mente lo sai, ecco perché ti sto invitando a fare la meditazione, quella sul canale guidata. Perché la tua intuizione ti porta al cavaliere di coppe. Fammi vedere una cosa su questo
Fammi mettere queste altre, va? Sul carro. Le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? Di chiamarti, all'improvviso anche, di fare cose improvvise, vedo un'energia molto veloce. Il giudizio è quello di rispondere alla chiamata dell'anima, una notizia, di portarti una notizia, forse una notizia di mi sposto, una notizia di trasferimento, una notizia di abbi fede. Guarda, regina di bastoni, di chiamarti all'improvviso, c'è molta energia erotica qua, attrazione o comunque di darti una notizia improvvisa. Questa è l'intenzione. Vediamo nelle azioni cosa farà. Sì, all'improvviso. Qua sono cose improvvise. La ruota nelle azioni. Ci sono 3 arcani maggiori su questa persona. Ciò significa che l'esterno a te ha molta rilevanza nel farti fare un certo tipo di consapevolezza. Allora, farà azioni improvvise che non te le aspetti per caso, tra virgolette, o sembrano per caso, ma non sono per caso. Gli eventi della vita lo portano a fare delle cose improvvise. Vediamo un po' energia ancora finale di questa persona nei tuoi confronti. Il 2 di denari. Ci sono, allora, questa persona vuole mettere in equilibrio delle cose come energia finale. Magari vuole mettere in equilibrio le priorità, vita privata col lavoro o le sue priorità. L'energia finale è quella di mettere in equilibrio delle cose insieme, o con te o nella sua vita privata. Guarda, qua c'è il re di coppe, sì. Fammi vedere con queste carte, mi sta venendo di mettere queste carte qua. Queste carte che si possono leggere sia al contrario che... Vediamo un po' cosa mi dicono i tarocchi dell'indovino. Sono un po' tarocchi sibillini questi. Su questa persona in merito alle carte che sono uscite, con questa notizia, con questa cosa che coglie di sorpresa. Eccola. Molestia. Si è girata un'altra, aspetta. Incertezza. Vedo questa persona talmente... Ah, è l'accordo... No, aspetta, che mi si stanno girando tutte. Sai che vedo qua una persona che può essere incerta, anche lei, questa persona, e a un certo punto è il suo istinto che lo chiama a fare quello che ti ho detto. E infatti la temperanza. Allora, qua parliamo di una persona che vuole portare pace, equilibrio, fare un discorso, una conversazione che porti equilibrio, che porti pace. Sono bellissime comunicazioni quelle della temperanza, per portare equilibrio, come ci insegnava già il 2 di denari. Una notizia improvvisa che porta equilibrio, una notizia improvvisa, un discorso che è volto a portare equilibrio nel rapporto. Se una persona nuova la incontri all'improvviso e decidi tu, ti dice il consiglio: fidati delle tue intuizioni, scegli la tua intuizione e non la tua mente. Vediamo cos'altro. Sulla temperanza, continuo su queste, aspetta, sulla temperanza. Dissenso, sì, mi dice che vuole portare cose in equilibrio. Un dissenso, mettersi d'accordo, fare pace. Il matto, gli amanti, vuole lanciarsi in questa relazione perché non è d'accordo su qualcosa, mettere equilibrio, portare pace in questa relazione, vuole lanciarsi in questo. Magari dissenso, tu puoi aver provato dissenso per il comportamento di questa persona, o per essere una persona impulsiva, o per qualcosa che ha detto che farà. All'improvviso succede che questa persona ti fa sapere che vuole mettere pace, ordine, perché sceglie l'amore, e soprattutto ti viene chiesto a te di scegliere il tuo cuore cosa dice, non la tua mente.
perché magari sono stati fatti dei discorsi anche con altre persone che hanno creato dissenso, che qua c'era il pettegolezzo, qualsiasi cosa. Ritorniamo sul consiglio, segui l'intuito e non le tue paure. Di che cosa hai paura? Vediamo ancora. Tu stai riprendendo? Sì. E voglio vedere con queste. Queste carte non le mettiamo mai, vediamo un po', le interpretiamo in base a quello che esce, vediamo, Queste dei personaggi famosi. Ci sono delle diciture interessanti. Il profilo di questa persona. Ah, Freud. C'è uscito Freud, abbiamo uno psicanalista. Allora, dice, l'uomo virtuoso si limita a sognare quel che l'uomo malvagio fa nella vita. Il comportamento di un essere umano nelle questioni di sesso è spesso il prototipo di tutta la sua vita. La pura mascolinità e la pura femminilità non esistono. Allora, l'uomo virtuoso si limita a sognare quel che l'uomo malvagio fa nella vita. È una persona che esamina molto se stessa questa, e soprattutto in merito a questo evento che accade con questa persona, una persona che si prende la responsabilità di ciò che accade, una persona che si esamina se stesso, si fa delle domande, si fa delle domande. La pura mascolinità e la pura femminilità non esistono, questo è vero, lo diceva Platone però, non solo Freud. Ognuno di noi ha maschile e femminile all'interno, quindi dammi una carta qua sopra, una carta di queste su Freud. Riconquistare la scintilla. Redenzione. Elimina preoccupazioni e malinconia. Pace, equilibrio e riconciliazione. Vuole fare pace e mettere equilibrio con te. E quindi vuole farti capire, c'è molta voglia di esprimere una redenzione, una riconciliazione, di portare pace, equilibrio in merito a un dissenso. Sì, è molto chiaro questo. O in merito a quello che tu puoi pensare di questa persona. Fammi mettere queste altre. Ancora sul profilo energetico di questa persona. Oltre le illusioni, giudizio di nuovo, il maestro. Sì, mamma mia ragazzi, è un profilo stupendo. Questa persona ha preso consapevolezza e si sente responsabile di ciò che fa. È andato oltre le illusioni o va oltre le illusioni, c'è il maestro interiore che lo guida, e l'innocenza questo è il sole, è come se fosse un bambino diventato adulto, cioè l'adultità animica, che significa prendere il bambino interiore e portarlo al comando, con la saggezza acquisita nella vita adulta. E quindi qua c'è questa persona qua ha la voglia di boom, arrivare a fare centro, ha preso molta autostima, si sente sicura di se stessa, e quindi c'è la verità interiore che sgorgerà da questa persona. E quindi io ti dico, anche se può sembrare una persona magari più giovane di te o più piccola, insomma, ma al di là, anche a livello animico, questa persona parla in modo molto onesto, volta a portare pace, equilibrio e redenzione. Ok, e vediamo a questo punto cosa ti dice con questi. Con i miei potenti oracoli, perché qua andiamo poi alla profondità, li potete trovare sotto nell'info box in descrizione. Con questi andiamo subito a beccare subito
quella parte profonda animica. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Davanti a te non c'è corazza che tenga. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, no? La tua anima parla più di 1000 parole, crolla davanti a te. Cos'altro? Sono pazzo di te. L'avevamo capito comunque. Sono pazzo di te. Infatti, io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita e lo vediamo subito con la carta del maestro qua quando esce. Cos'è che non ha mai fatto nella vita questa persona? Seguire la voce interiore e praticarla proprio. Quindi c'è una sorpresa, questa persona farà con te una cosa che non ha mai fatto nella vita, si è autoesaminata questa persona, porterà pace, equilibrio, farà un gesto, una sorpresa, qualcosa che non ti aspetti e sei tu a decidere, fidati delle tue intuizioni, questa è la tua scelta, di seguire le tue intuizioni, qualsiasi intuizioni siano. Ok? Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, stesa stupefacente, stupefacente, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, passo la seconda variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante, andiamo a vedere quali sono i messaggi per te per questa settimana. Allora, mettiamoci lo schermino qui. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, vediamo qual è il messaggio dello spirito guida, la chiamata del Daimon nella sezione aria. Nella sezione fuoco, qual è l'azione da incarnare? Nella sezione acqua, qual è l'emozione che ti vuole iniziare, l'emozione sotterranea? Nella sezione terra, ciò che si concretizza. Poi vediamo qual è lo spirito alleato in questa settimana. Poi vediamo qual è il blocco pratico, l'ombra, una paura. Poi il dono nascosto, cioè la risorsa concreta, l'occasione anche in attesa. E poi vediamo il messaggio, l'evento reale che arriva con l'amante mistico, ciò che accade davvero nella tua settimana. Allora, andiamo a vedere la chiamata del Daimon, cioè il messaggio dello spirito qual è. Il 5 di coppe, abbiamo una dolce tristezza o dolce nostalgia qui. Lo spirito ti sta chiaramente dicendo concentrati su ciò che resta, su ciò che è adesso, le due coppe piene. Non concentrarti sulle coppe versate in modo vittimistico, ma piuttosto alleati alle emozioni che ti creano disagio. Chiarissimo il messaggio. Perché alleandoti alle emozioni che ti creano disagio, forse hai vissuto una perdita o stai vivendo una perdita o una mancanza, il senso di abbandono, il 5 di coppe, no? Mi hanno abbandonato qua, mi hanno abbandonato lì, qui in senso vittimistico. Cosa ci insegna il 5 di coppe con lo spirito guida? Alleati a queste emozioni e concentrati su ciò che resta. Ci sono due coppe piene, da qui si riparte. Quindi è un messaggio di grande forza della dea o del dio, dipende da che connotazione gli dai, no? E nello yoga sciamanico si dice che il dio o la dea a seconda di ciò che muove il tuo immaginario erotico, soprattutto per l'amante mistico, ma questo le mie ragazze che fanno con me i percorsi lo sanno bene. E allora
Lo spirito ti vuole dire questo in questa settimana. Potresti avere delle sensazioni di delusione o di abbandono, ma ti dice non sono negative, non le classificare come negative, ma piuttosto come eventi che ti servono a dare potenza e vigore alla tua vita, alleandoti con quelle forze. E parti da ciò che resta, ciò che resta, ciò che è e ciò che ti potenzia. Ok, qual è l'azione da incarnare? Il mago. Il mago, l'azione da incarnare, la magia consapevole, la magia, hai il potere di creazione, di decidere, di fare in questa settimana. E ti sta dicendo lo spirito, se ti allei alle emozioni di dolce tristezza, dolce malinconia che potresti sperimentare in questa settimana, tu diventi talmente potente da manifestare quello che vuoi. Questa è la grande magia sciamanica, no? Il mago ha a che fare con il terzo chakra, è uno degli spiriti che si trova nel terzo chakra, insieme alla sciamana, allo sciamano. E nel terzo chakra c'è la volontà, l'autostima, lo spirito che ti permette di scegliere per amore e non per il potere. Allora, ragazze mie, ragazzi, stiamo vivendo un momento storico, il Kali Yuga, molti di voi lo conoscono benissimo, in cui quando i tuoi desideri non sono allineati alla volontà cosmica non si realizza una mazza, niente, crollano subito. Perché? Perché non è più tempo. Quindi non avere una posizione vittimistica sulla sensazione di abbandono che arriva in base agli eventi che ti accadono in questa settimana, alleati a quelle emozioni come i tuoi più potenti alleati e manifesta quello che vuoi. Hai il potere di creazione, di decidere. Però devi allearti con le emozioni, altrimenti sei la vittima e la vittima non può creare consapevolmente. Poi vediamo nello specifico quello che accade. Qual è l'emozione che ti vuole iniziare? Abbiamo visto la dea dell'abbandono, tristezza, no? Che ti vuole iniziare ad avere un potere più grande. Vediamo qual è nello specifico. Allora, gli eventi. Ci saranno degli eventi in questa settimana che ti portano dolce tristezza o malinconia o abbandono. Quindi gli eventi non sono distinti e separati da te, sono previsti dal tuo karma e soprattutto sono dei, gli eventi sono gli dei, enti, entità, spiriti. Ci sono degli spiriti in questa settimana che arriveranno all'improvviso, degli eventi improvvisi che possono generare dolce malinconia o abbandono. È una grande prova questa. Allora dici, che fai? Ti allei questa volta? Perché se ti allei tu manifesti i tuoi obiettivi, se non ti allei ti asfaltano. Cosa si concretizza? Wow! Wow! Carta canta! Si concretizza un sogno! Allora, la realizzazione di un sogno si concretizza. Moltissime di voi che avete fatto o state facendo il percorso sciamanico con me, questa alleanza alla dea dell'abbandono si manifesta magistralmente nella vita concreta con la realizzazione di un obiettivo. Quando meno te l'aspetti succede una cosa che realizza un sogno, un obiettivo. Chi non sta facendo il percorso sciamanico con me vi invito fortemente, fortissimamente a farlo. Sotto l'info box la pratica dei 21 giorni, ma al di là, questo è quando la tua volontà del mago si allinea perfettamente alla volontà cosmica. Cosa vuol dire quando la tua volontà si allinea alla volontà cosmica? Che anziché volere dei desideri per volere qualcosa, per controllare o per possedere, tu lo vuoi per amore quelle cose, per amore. Allora significa che tutti gli spiriti vogliono la stessa cosa che vuoi tu. Questo significa alleanza con volontà cosmica, volontà individuale e volontà cosmica. Vediamo qual è lo spirito alleato in questa settimana. La morte, il cambiamento. Il cambiamento. Il cambiamento, lo spirito alleato, tutti arcani maggiori qua. Significa che questa è la settimana che inizia la primavera, no? Il preludio della primavera, affinché tu possa sperimentare un cambio radicale. Lo spirito alleato è la morte e quindi qui io ti invito a fare rituale di morte e rinascita in questa settimana, forte, fortissimo. Chi ha fatto le masterclass con me, il rituale della morte che abbiamo fatto lì, perché avete delle iniziazioni in più.
Ma il rituale di morte e rinascita in questa settimana è fondamentale perché lo spirito alleato è proprio quello della morte, che è il cambio radicale. Allora, grazie all'alleanza con le emozioni, tu realizzi un desiderio. Vediamo quale può essere il blocco pratico. Il 6 di denari mi parla di un blocco pratico che ha a che fare con il giusto dare e il giusto avere. Non c'è equilibrio in una situazione pratica della vita o nel quotidiano, non c'è equilibrio, magari tu hai dato di più o qualcuno ha dato di meno. Quindi il blocco pratico è darsi agli eventi anche quando hanno fatto male. Questo sul piano altissimo che poi genera la realtà del visibile. Darsi agli eventi anche quando fanno male. Darsi cosa vuol dire? Allearsi alle emozioni. Ora, quando tu ti dai agli eventi, si riequilibrano le cose nella tua vita pratica. Questa è magia sciamanica. Qual è il dono nascosto? Un avanzamento senza precedenti. Dono nascosto è il carro, capacità di andare dove devi essere, una forza, un'autostima, un vigore straordinario che ti arriva solo con l'alleanza alle emozioni. Grazie a quella dolce tristezza, dolce malinconia, tu diventi potente, forte e la usi a tuo favore. Il dono nascosto qua è un avanzamento che arriva, un successo, è la carta del successo, il 6 di bastoni, come il 6 di bastoni stavo dicendo, però è un arcano maggiore, è il carro che mi parla di successo, di avanzamento e la capacità di andare esattamente dove la tua anima vuole andare, di sentirti contenta e contento, soddisfatta per questo. Può essere anche uno spostamento o un trasloco o uno spostamento richiesto a livello proprio di geografico, uno spostamento o un viaggio, gli do nascosto un viaggio. Fammi vedere cosa ti dice, cosa accade veramente, l'evento che arriva reale in questa settimana è un qualcosa che stavi aspettando col paggio di spade. Qualcosa che stavi aspettando. Avere anche come evento principale anche avere una mente lucida che non è offuscata da vittimismo, da moralismo, da luoghi comuni, una mente lucida. Sai che cos'è questa settimana? È un risveglio potente dopo una delusione. E la tua anima esce improvvisamente da una fase di disincanto e si accorge di avere il potere tra le mani. Tu ti svegli da una fase di disincanto e ti accorgi di avere il potere, il potere nelle mani. Questa energia del 5 di coppe sono pensieri che tornano su qualcosa che non è andato come si sperava. Una delusione recente, o una perdita di entusiasmo, o la sensazione che qualcosa non abbia dato i frutti che immaginavi. Non è dolore in sé il tema qua, ma il fatto che la mente continui a riguardare ciò che è stato versato, dimenticando per un attimo che alcune coppe sono ancora piene. C'è una fase in cui tu prendi coscienza di ciò che non funziona più nella tua vita. Subito dopo questa forza del mago accende la volontà, l'energia del adesso basta. Quindi tu senti che non puoi più restare ferma nel rimpianto e scoprire finalmente la tua capacità di agire, di creare, di trasformare la realtà. Perché il mago è l'archetipo di chi capisce che ha tutti gli strumenti davanti a sé, grazie all'alleanza con le emozioni. O qualsiasi percorso tu stia facendo, spirituale, filosofico, questo è il senso. Il destino si mette in movimento, le situazioni che sembrano ferme iniziano a cambiare direzione, vedo incontri, eventi inattesi che modificano il corso delle cose. La vita qua comincerà a muoversi e questo ti porta alla realizzazione di un obiettivo. Cioè, qualcosa in questa settimana si realizza, è come se cominciasse a rispecchiare questa nuova apertura tua. Non a caso c'è una trasformazione inevitabile, qualcosa che sta davvero finendo. O è una fase, o è un modo di pensare, o una dinamica relazionale.
forse anche un progetto che non appartiene più al tuo cammino, ma la morte è una rinascita. Questo blocco qua parla di un piccolo squilibrio tra dare troppo e ricevere poco, oppure sentirsi in debito energetico con qualcuno. Cioè, come se la tua anima stesse imparando una lezione importante sull'equilibrio tra il dare e il ricevere. Ma poi che cosa fa? La impara come? E qua come questa carta proprio il carro è la forza di chi decide di rimettersi in movimento. Io ti vedo determinata o determinato, volontà di avanzare nonostante gli ostacoli, la capacità di prendere in mano le redini della tua vita e scegliere una strada con coraggio. È questo che farai. Questa è l'anima, la coscienza che si risveglia, mente lucida, quello che stavi aspettando da tempo, ma anche l'anima che si risveglia, nuove idee, nuove verità, verità che emergono. Tu ti apri, la tua mente si apre a una prospettiva completamente diversa, più libera, più giovane, più autentica. Cioè, questa è la settimana in cui da una fase di disillusione tu passi a una rinascita di potere personale, dove la tua anima ricorda di poter creare un nuovo destino, perché il destino, ehm, gli eventi cambiano, gli effetti degli eventi cambiano, degli eventi nefasti cambiano quando tu ti allei agli eventi che sono accaduti. Quindi io vedo nel lavoro delle nuove opportunità importantissime, delle decisioni importantissime, anche la voglia di cambiare direzione. Io credo che tu ti sentirai spinta o spinto a fare qualcosa di diverso dal solito, perché qua tu utilizzerai i tuoi talenti in modo più creativo. Anche se c'è stata una delusione o una situazione che non ha funzionato, questa settimana riaccende la capacità di reinventarti, stimolando molto entusiasmo. L'unica cosa, il tema del denaro qua mi dice che gira intorno all'equilibrio. Potrebbe per esempio essere il momento di rivedere come gestisci tu le tue risorse, o dove stai dando troppo, oppure dove non stai ricevendo il giusto riconoscimento. Ma la notizia spettacolare è che il carro indica un miglioramento, perché ci saranno delle decisioni chiare, perché la situazione si rimette in carreggiata a livello di denaro o dove non ricevi il giusto. Anche in famiglia, qua vedo che alcune dinamiche familiari stanno cambiando, perché queste carte mi parlano di evoluzione dei ruoli e di nuove consapevolezze che porteranno autenticità nei rapporti, nella famiglia, così come nelle relazioni, perché il paggio di spade indica delle conversazioni importanti, dei chiarimenti che ci saranno, anche della curiosità verso qualcuno. Ti dico che qua emergeranno nelle relazioni delle verità che cambiano la percezione di una relazione. Per alcuni di voi questa energia può indicare l'inizio di una conoscenza molto più stimolante, mentalmente. Per altri invece sarà il momento di guardare una relazione con occhi nuovi. A livello di corpo e salute vi dico di fare la pratica di morte e rinascita, perché ci sono abitudini che non fanno più bene qua, tu lo saprai già. Lascerai qua andare tensioni accumulate, cambierai il ritmo proprio di vita. E la stella qua come manifestazione mi dice che c'è un potenziale di rigenerazione enorme, energia di guarigione, purificazione, recupero della vitalità. È proprio la primavera. Il messaggio dell'anima qua è molto semplice: non restare a guardare ciò che è andato perduto. La vita in questi giorni ti ricorda quello che hai ancora: potere creativo, direzione, possibilità di trasformare il tuo destino. Quando qualcosa finisce è uno spazio che si libera perché una versione più autentica della tua vita possa nascere. Quindi questa settimana l'anima ti sussurra questo: lascia andare ciò che è finito e rimetti le mani sulla tua magia, con la consapevolezza acquisita. Wow, vediamo di cosa parla quel 5 di coppe. Sette di coppe. C'è stata una delusione emotiva qua che ti ha messo in confusione, cercando di farti capire quale fosse la strada giusta da scegliere adesso.
però non tutte le strade che avevi davanti sono veramente allineate con la volontà dell'anima. In questa settimana tu lo sai qual è. Vediamo la ruota, gli eventi. C'è l'amore qua. C'è l'amore qua. Finisce un nuovo modo di relazionarsi alla relazione, o finisce una relazione perché ne entra una nuova, voluta dal tuo destino, oppure si rinnova una relazione qua laddove c'era poco equilibrio, però l'amore lo vediamo dopo, qua me l'hanno marcato, o comunque arrivano delle connessioni autentiche, dopo delle delusioni, anche relazionali su più fronti, familiari, amicali. Vediamo il mago. Asso di denari, c'è un'opportunità grandiosa nel lavoro. Guarda che ti dico e te lo sottoscrivo. C'è un'opportunità grandiosa nel lavoro. Grandiosa. Sulla stella? La ruota. Ragazze, questa è una settimana shock per voi, ma anche l'altra variante era forte, E allora, il destino cambia improvvisamente facendoti tornare la fede, il sorriso, la speranza, degli eventi sincronici che portano alla realizzazione di una purificazione e di conseguenza anche la fede nel tuo destino. E eventi di realizzazione di qualcosa. Vediamo sul carro. La papessa, tu saprai perfettamente prendere la direzione giusta, Hai un potere spirituale straordinario, saprai esattamente quello che devi fare. Paggio di spade, la forza. Qua avrai il coraggio, ci sarà molta più forza, molto più coraggio, una mente nuova, una mente lucida, una mente giovane, una mente brillante e la capacità anche di fare cose che prima non avresti fatto, perché c'è tutta un'energia potentissima per te in questa settimana. Acci picchia. Perché accade? Andiamo a vedere. Perché stai... Ah, perché sei destinato a di più. Sei destinata a di più di questa delusione. Sei destinata o destinato a di più. Cioè, è chiaro che qua c'è una cosa grossissima nella vita concreta, una cosa grossissima che cresce nel tempo se viene coltivata, grossissima, un grande potenziale. Questa opportunità qua non arriva da sola, nasce attraverso un incontro qua, un'alleanza, una connessione sincera. Ripeto, per alcuni di voi può essere una relazione affettiva o una collaborazione lavorativa oppure una persona con cui si crea un'intesa naturale e reciproca, cioè qua c'è uno scambio in cui entrambe le parti si riconoscono, c'è anche un forte senso di destino che si rimette in movimento, la serie destino, lo senti? Vedo che ci sono delle coincidenze, degli eventi o incontri che sembrano quasi orchestrati dalla vita per rimettere te sulla strada più autentica. È come se qualcosa che doveva accadere finalmente accade in questa settimana perché trova il giusto momento per manifestarsi, la stavi già aspettando. Allora, non reagire né con impulsività né con paura, resta centrata nella tua forza interiore. Perché quando rimani centrata nella tua forza interiore, la situazione evolve in modo proprio strepitoso. Quindi qua c'è una possibilità enorme in questi giorni, che viene da un incontro significativo. Il destino riprende a girare e la vera vittoria tua arriva perché mantieni fiducia e lucidità e forza interiore. Ok? Vediamo cosa dicono queste. Su questa opportunità. Cambia strada, il sentiero è sconnesso, cambia direzione, arriverai lontano. Ragazze, non... Incredibile quanto servono le carte. Arriva questa opportunità. Allora, siccome lo spirito ti dice, guarda che
devi concentrarti su quello che c'è. Volgi lo sguardo, alleati alle emozioni, altrimenti questa opportunità non riesci a coglierla. Ed è grossa. Cambia strada rispetto a questa sensazione di vittimismo. O è andato perduto quello, è andato perduto quell'altro, non c'è più speranza per qualcosa. Guarda, boom, boom, boom. Guarda che svoltona. Abbi fede in questa opportunità qua, 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 qua. O in questo incontro che porta questa opportunità. Fammi vedere ancora sull'opportunità. Qua si sono focalizzati su questa prima carta perché hanno capito quanto è importante che tu cogli quell'altra opportunità. Questa qua, vediamo. E devi credere in te. Osa, sei più forte di quanto credi. Osa nel creare questa cosa. Forse alcuni di voi devono creare qualcosa, si stanno rialzando partendo da zero da qualcosa. Osa. Devi osare. Allora vai in natura, ti do la pratica veloce veloce, vai in natura, evoca il dio Pan per favore, perché la paura è eccitazione, come vi ho spiegato nel video sul dio Pan. Osa, vai in natura, stai lì in natura, osserva le piante, gli alberi. A un certo punto mettiti in meditazione con le mani giunte, o in meditazione con le mani la destra sopra la sinistra e le punte dei pollici che si toccano. Evoca Dio Pan. Dio Pan, aiutami ad osare. Basta. Aiutami ad osare. E andiamo incontro a 5 di coppe, 7 di coppe con il mago, subito, e con l'asso dei denari. Che cos'altro? Fiducia e coraggio, di nuovo il coraggio, lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino. Fede e coraggio, la forza. Qua devi fare qualche cosa tu, cioè qualche cosa nel senso non ostacolare gli eventi, fiducia e credi in te stessa o in te stesso. Fammi mettere queste carte che non le utilizzo da un po', mi stanno chiamando adesso. Queste di Avatar. Ora vediamo. Sono tutte girate. Vediamo. Questa settimana 16-22 per favore. Natura, te l'ho appena detto. Te l'ho appena detto, 5 elementi, ferite e guarigione. La natura cura le tue ferite con lo stesso amore che solo una madre può donare. Vieni nutrito dalla stessa forza che ti ha creato. La terra ci nutre, l'acqua ci fa fluire, l'aria ci insegna il movimento, il fuoco riscalda e purifica e l'etere è ciò che contiene tutto. Essere immersi nella natura è una condizione necessaria per la vita. Vai e invocami Dio Pan. Ok? Ma pure un giardino basta, ma pure il giardino tuo, pure il terrazzo, cioè, l'importante ho un albero, ok? Vediamo adesso, voglio vedere con queste. Questa è una settimana bomba, te lo dico. Più stai sul pezzo con le pratiche o stai sul pezzo con la tua disciplina di vita e più vedi che cosa combini. Voglio vedere con questa cosa ne deriva da questa opportunità grandiosa in questa settimana. La fama? La fama! Viaggi lunghi, conoscenza di paesi lontani, talento nel commercio, sviluppa l'imparzialità e l'umiltà. Viaggi. La fama in ciò che vuoi realizzare. La fama, il riconoscimento. Non aggiungo nient'altro perché è una stesa bomba, ma entrambe le letture sono veramente straordinarie in questa settimana, preludio
primaveresco, Francesco, primaveresco, te lo sei inventato, primaverilesco, ecco. Ragazze mie, ragazzi, è stupenda, non aggiungo nient'altro e passo a leggere l'amore, ok? Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade in questi giorni. Lo facciamo prima con gli oracoli, vediamo. Cosa ci dicono gli oracoli sull'amore? Mettiamone uno, poi ci mettiamo pure questi. E questi. Allora, vediamo qual è energeticamente la situazione. Isolamento, ti senti isolata o isolato, messo da parte probabilmente. Messo da parte, come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, è invisibilità col vostro amante invisibile. Qua, dipendenza emotiva c'è. Amore incompreso. Allora, mi viene in mente quelle decine e decine di mail che mi sono arrivate sulle relazioni tossiche, di cui stiamo elaborando una giornata a tema, o più di una giornata, vediamo perché le richieste sono davvero tante. Allora, c'è una dipendenza emotiva, amore incompreso, no? Due persone che si danno le spalle. Dipendenza emotiva, la dipendenza emotiva. Quando scambiamo il veicolo con l'obiettivo. Questo ve l'ho insegnato nel video Magia Pratica 1 o 2, non mi sto ricordando. Magia Pratica 0 forse, Magia Pratica 0 forse, tra il 0 e il 2. Allora, quando scambiamo il veicolo, che è la persona di cui ci siamo innamorati o ci piace, con l'obiettivo, che è sciogliere paure, resistenze e attaccamenti grazie alla relazione, allora noi cadiamo nella sofferenza. L'obiettivo è quello dell'anima, qual è l'obiettivo dell'anima sulla terra? Ritrovare amore, ritrovare amore. L'amore, l'obiettivo dell'anima di Psiche, come nel mito di Apuleio, è ritrovare amore, il darsi, l'offrirsi. E come lo fa? Mandandoti dei veicoli attraverso cui tu puoi vedere il tuo karma, che sono relativi alle tue paure, resistenze, attaccamenti. Ci attacchiamo a una persona, ci attacchiamo a un'idea, che non è un'idea, l'ideale, è un'idea di quella persona perché vogliamo a tutti i costi quella persona. E se non l'abbiamo, cadiamo nella sofferenza perché stiamo scambiando il veicolo con l'obiettivo. Allora abbiamo relazioni, possiamo avere relazioni appaganti quando vediamo perfettamente la persona come un veicolo che ci fa arrivare sempre di più verso il nostro amante invisibile. Allora lì abbiamo relazioni appaganti. L'isolamento può essere vissuto bene o male, a seconda del livello di consapevolezza. Qua abbiamo un amore incompreso e l'isolamento, ci sentiamo esclusi dall'altra persona. Ma quello che sta accadendo con un'altra persona è il mezzo attraverso cui l'anima ti vuole far capire certe cose, cioè allearti a certe emozioni, quelli dell'isolamento, quella del senso di isolamento. Fammi vedere che energia hai tu, dai, fammi vedere. Andiamo proprio nello specifico, nel profondo. Qual è la tua energia? E questo è relativo al 5 di coppe che abbiamo visto prima, Questo l'hai potuto già attraversare, Ok. Allora, qual è la tua energia?
La tua energia amorosa qual è? Cosa sta cercando? No, cosa sta cercando la tua anima? No, voglio vedere prima la tua energia amorosa qual è attuale. Stai fuggendo o ti stai ritirando, sotterfuggi, ti stai sottraendo da qualcuno o da una situazione. Può essere per difesa, può essere per... tu hai il 7 di spade che mi parla di... magari non dici tutto e ti sottrai, può essere per protezione, può essere per difesa. Questa è la tua energia. Allora, per renderti consapevole di quello che sta accadendo, se ti stai sottraendo per i tuoi motivi, abbi consapevolezza del fatto che quella persona o quelle per circostanze sono veicoli affinché tu possa relazionarti con le tue emozioni. Qual è l'energia dell'altra persona in questi giorni? Di chiunque l'altro sia, È un'energia stupenda di 10 di coppe. È un'energia, l'abbiamo visto prima comunque. Allora, qua tu stai, non ti fidi dell'altro, chiunque l'altro sia, ti sottrai. E l'altra persona ha una bellissima energia di 10 di coppe, un'energia familiare, un'energia di condivisione, di amore condiviso, di gioia suprema. In questi giorni questa persona ha energia di gioia suprema, di bellissima energia di condivisione. Cos'è che si concretizza fra queste due energie? Vi scrutate a vicenda. Allora c'è silenzio qua, c'è silenzio o osservazione, oppure ci sono delle provocazioni, un po' di provocazioni, e c'è un osservarsi a vicenda. C'è un osservarsi a vicenda, non ci sono cose ehm, come se l'altra persona percepisse il tuo distacco, il tuo isolamento, la tua non chiusura, mi sottraggo, no? Dico questo, non quest'altro. Come se l'altra persona, siccome questa persona ha un cuore aperto da quest'altra parte, percepisse un po' di sotterfugio da parte tua, un po' di nascondersi, no? Ma può andare bene così anche, l'importante è che tu sia consapevole di quello che fai, senza scambiare il veicolo con l'obiettivo. Qual è il blocco qua? Il blocco è la tua paura di soffrire di nuovo o un'altra persona in mezzo, ma l'altra persona è sempre un archetipo, è sempre un simbolo, no, di qualcos'altro che vive dentro di te. Qua abbiamo il blocco, la regina di spade e la paura magari di soffrire di nuovo, la tua diffidenza. E il blocco è qua la tua diffidenza, perché qua abbiamo paure, resistenze e attaccamenti. Hai già vissuto situazioni dolorose, situazioni in cui ti hanno tradita o tradito, situazioni in cui sei stata manipolata o sei stato manipolato, o situazioni in cui hai dovuto avere la mente chiara per distaccarti da certe dinamiche, o vissute con questa persona o vissute con altre relazioni. Quindi il blocco è la sfida da superare, è la mancanza di fiducia tua, perché vedi che questa persona c'è il 10 di coppe. Qual è il consiglio? Il consiglio è guardarti dentro, seguire solo la voce interiore. Se tu puoi distaccarti o stare lontano da una persona, va bene. Io ti sto cercando di fare prendere consapevolezza di quello che fai. Il consiglio è guardati dentro, segui solo la voce interiore, non seguire la voce esteriore nella relazione con l'altro, non seguire la tua mente, la tua razionalità, segui solo il sentiero interiore. Il consiglio è, in questo momento, di non tanto di ritirarti, che qua non vedo grandi scene in questo senso, cose eroiche. Il consiglio è quello di guardarti dentro e fare dei piccoli passi, perché non è la papessa qui che sta in silenzio finché l'altro non attiva la comunicazione. È l'eremita. L'eremita fa piccoli passi seguendo la sua lanterna interiore, seguendo non il giudizio morale, il giudizio morale, ma seguendo la sua intuizione interiore, il suo cuore che lo porta verso dove deve andare veramente.
Allora qua incontrerai questa persona qui con una grande apertura emotiva. Il blocco è la tua diffidenza. Segui solo la luce interiore. E osservandoti capirai che a poco ti si apre qualcos'altro. Mi spiego? Guarda un po' che c'è due di coppe qua sotto. Infatti. Dove va? Dove guarda il paggio di spade. Infatti. Qua la situazione si sbloccherà all'improvviso. Qua c'è un po' di timore da parte tua delle cose improvvise. La paura di soffrire di nuovo per andi rivieni, la paura la diffidenza di qualcuno verso qualcuno che potrebbe, potrebbe farti ripetere degli schemi, ma non è qualcuno che ti fa ripetere degli schemi. È la tua predisposizione di consapevolezza a dire sì o no a determinate circostanze, al karma fondamentalmente, cioè come ti approcci al karma. Ecco, in base a ciò che il karma è ciò che non è ciò che ti accade tanto, ma è come ti relazioni a ciò che ti accade. Se segui la lanterna interiore, a poco, tu vedi che qua c'è un grande potenziale. Te l'ho detto anche nella stesa di prima, perché qua stiamo lavorando sulla dipendenza emotiva e la diffidenza su quello, no? E va bene così, l'importante è avere consapevolezza. Fammi vedere con queste carte qua. Andiamo a esaminare l'altra persona. Sul 10 di coppe. Quali sono le vere intenzioni dell'altra persona nei tuoi confronti in questa settimana? Infatti c'è un fermo qui. Ecco perché può farti venire dei dubbi. C'è l'appeso, ma non è un fermo soltanto qua. Le vere intenzioni sono quelle di cambiare prospettiva nei tuoi confronti e soprattutto sacrificare l'ego, la mente razionale. Le vere intenzioni, se non la senti questa persona o se c'è intermittenza o qualcosa, no, nell'aria, sai, però allora questa persona, le vere intenzioni sono quelle di cambiare prospettiva con te, sacrificare l'ego, guardare le cose da un'altra prospettiva con questa bellissima energia del 10 di coppe. Magari prima non era con questo 10 di coppe. Darsi alla vita significa non avere remore. Quindi questa è la prospettiva. E vediamo che tipo di azioni, a cosa sono conformi le sue azioni in questa settimana, nei tuoi confronti. Fa delle azioni di coraggio. In questa settimana questa persona cambia prospettiva, guarda le cose da un'altra prospettiva e fa azioni di coraggio. I re di bastoni sono azioni di coraggio, che significa usare il cuore, viene dal latino cor cordis, corabeo, no? Avere cuore. Con le coppe ho il coraggio di fare azioni di cuore e non di mente. E qual è il risultato delle azioni di questa persona nei tuoi confronti? Wow, il 10 di denari, lo vedevo nella stesa precedente comunque. Famiglia, radicamento, stabilità. Questa persona seguirà il cuore e farà delle azioni conformi a ciò che detta il suo cuore e il risultato di queste azioni sono dare stabilità, dare nutrimento, casa, famiglia. Questo è il risultato delle azioni di questa persona. Queste sono le azioni che farai in questa settimana, sono ciò che viene, ti ricordi l'asso di denari di prima? Ciò che viene seminato, ciò che viene coltivato, che ha un grande potenziale. Il potenziale che si costruisce con i denari si costruisce giorno dopo giorno, con il tempo. Ed è un potenziale di radicamento. Questo non arriva subito in questa settimana, questo castello qui. Per costruire un castello ci vuole mattone dopo mattone, ma c'è l'impegno del re di bastoni nel farlo, anche se è una donna, eh?
Voglio vedere su che cosa, su questa, perché succede questo? Per aiutarti a scoprire un nuovo cammino, per farti avere fiducia nella vita con questa persona, con quest'uomo o con questa donna, per aiutarti a scoprire un nuovo cammino. Succede questo per aiutarti a scoprire un nuovo cammino. Tale cammino parla di stabilità, solidità, dove non c'è dipendenza emotiva. Nella dipendenza emotiva si è vittima. E invece tu, abbiamo visto il mago lì, dici basta a una certa circostanza e si riattiva il potere creativo che è in te. Fammi vedere un attimo con le carte degli archetipi. Qual è la qualità da sviluppare? Quindi in questi giorni basta prendere consapevolezza per liberarsi da questa dipendenza emotiva. Capacità di comunicare la conoscenza, l'esperienza, le abilità e la saggezza. Qual è la qualità? Capacità per comunicare conoscenza, esperienza. Questo è l'eremita. La qualità che devi sviluppare in questi giorni, su cui devi mettere l'attenzione, non è esternamente, è solo internamente. Non devi fare riferimento sull'altro, devi sviluppare una qualità che è dentro di te, cioè con l'eremita, come consiglio, è proprio la conoscenza che ti viene da dentro, la capacità di comunicare la vera conoscenza che ti viene da dentro, non dalle esperienze passate che ti hanno soggiogata o tenuta vittima. E fammi mettere la carta della dea qua sopra. Sempre rispetto alla dipendenza emotiva. La qualità da sviluppare. Allora, tu hai un potenziale enorme. Qua c'è il sole, la qualità da sviluppare il sole, mettere in luce tutto il tuo potenziale. Questa carta mi dice che sei un essere unico e irripetibile. Spesso hai avuto, ti sei piegata per non far o piegato per non far vedere la tua luce per paura di non essere amata o per paura di non essere uguale agli altri. La qualità da mettere in luce è la qualità da sviluppare è la potenzialità dei tuoi talenti che sono innati. Il talento che hai principale è quello di fare chiarezza. Il talento che hai principale è quello di portare luce e consapevolezza laddove gli altri non la vedono. Il talento che hai è quello di portare luce e consapevolezza in tutte quelle zone d'ombra. Perché sono d'ombra? Perché ci hanno educastrato a credere di essere mediocri. Aspira all'assoluto, ti dice questa carta. E anche quando gli altri devono mettersi gli occhiali da sole quando passi perché è troppa la tua luce, lascia che sia. Non ti abbassare più. Non ti abbassare più. Perché spesso noi occultiamo il nostro talento, le nostre capacità per paura di essere diversi. Questo ti dice il sole. Per paura di essere diversi e quindi se sei diverso dalla massa, non sei omologato, sei sbagliato. E questo è quello a cui ti devi rifare dentro di te. Guarda tutte le tue qualità, quelle più forti che hai. Quali sono i tuoi più grandi talenti? Coltivali. Fatti questa lista di 5 qualità più grandi che hai, perché sono quelle stesse qualità che hai dovuto sacrificare per essere accettato o essere accettato in una relazione. Allora ci agganciamo dipendenza emotiva perché ci stiamo omologando. Della serie, no? Se faccio la brava mi vuoi bene, se faccio la brava mi ami. Questo è di default, ce l'abbiamo nelle nostre cellule, è viscerale sta roba qua. Quindi l'eremita ti farà vedere in questi giorni quante volte ti sei dovuta camuffare per quello che non eri. E quindi
per avere successo in questo momento, nella tua vita e nella relazione, è splendi, splendi. Ok, mettiamoci un'altra di queste. Questo è quando meno te l'aspetti, se sblocca qualche cosa di inverosimile qua. Ancora. Ricorda chi sei, Samasati. Ricorda chi sei. Porti polvere di stelle nelle ossa, la saggezza dei tuoi antenati nel sangue e l'intero universo nell'anima. Conosci te stesso e nulla ti abbatterà. L'ultima parola pronunciata dal Buddha fu Samasati. Ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. Allora ricorda di chi sei, ricorda questo sole, non spegnerti più. Che lettura profonda, caspita, perché qua c'è una cosa grossa in ballo. Vediamo cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Allora, che tu stia con questa persona o che sia un'altra persona questa che arriva, questo grande potenziale qua è disponibile se tu sei pronta a non mercanteggiare più. Allora, amami quando lo merito meno perché sarà quando ne avrò più bisogno. Può essere una richiesta di scuse da parte di questa persona, perché non si sta comportando bene o perché fa evitamento, non lo so, però le carte sono bellissime. Quindi questa carta è riferita soprattutto a te, quando non confondere il veicolo con l'obiettivo. Allora, se tu pensi che una persona non sia stata degna del tuo amore, allora accetta quello che è accaduto senza come un disegno perfetto della tua anima, cioè non devi perdonare l'altra persona. Il perdono non esiste, non può perdonare la mente, è un concetto sociale il perdono per avere potere. È un concetto che viene dalla morale. Tu puoi pacificare l'evento, o meglio, puoi dare un posto nel tuo cuore a quello che è accaduto, con il mantra Uketamo. Do un posto nel mio cuore a quello che è accaduto. Sta accadendo qualcosa dove io vedo che l'altra persona non merita il mio amore, do un posto nel mio cuore a quello che è accaduto con questa persona. Non lo denigro perché fa parte del mio disegno. Uketamo. Ok. Cos'altro? Sei bellissima. Qua c'è un apprezzamento spontaneo, ingenuo, con la bellezza dell'ingenuità. Sei bellissima. Che cos'altro? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Ed è questo qua. Re di bastoni e 10 di denari. Allora, questa persona è tormentata perché non si sente degna di te o non si sentiva qualcuno degno di te. Allora dice, il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Cosa vuol dire? Significa che questa persona si è connessa con, o consapevolmente o inconsapevolmente, grazie al sacrificio dell'ego, si connette con la potenza della sua genia, dei suoi avi. Sapete quando non ci sentiamo degni di qualcuno, di qualcosa? Quando non sentiamo dentro di noi la connessione con l'invisibile. In quell'invisibile ci sono i nostri avi, i nostri antenati, le forze della natura. Allora quando ci sentiamo soli, in questo isolamento, soli veramente, e quindi con l'approccio vittimistico alla solitudine, allora
e ci sentiamo, cadiamo nella sofferenza. Se invece quando affrontiamo i nostri dolori ci alleiamo a quelle forze, che sono le forze della natura, mandate dai tuoi avi, dai tuoi antenati, dal tuo daimon per farti avere più potere nel realizzare i tuoi obiettivi, allora l'isolamento diventa beatitudine, perché tu non sei più solo, hai con te delle forze invisibili. Allora la mancanza non è assenza, è invisibilità. Allora, il processo che attraversa questa persona è un processo di grande autopotenziamento con le proprie radici e questo gli permette poi alla fine di dire: il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Mi spiego? Wow! Fammi vedere su di te invece con queste carte qua. Le carte di chakra su di te. Sì, la comunicazione, il quinto chakra. Proteggere i propri sentimenti. Allora, siccome la comunicazione era già uscita qua, comunicazione interiore, il quinto chakra, questa relazione ti sta spingendo la Kundalini verso l'apertura del quinto chakra, a stimolare il quinto chakra. Il quinto chakra è il ponte tra i mondi, tra visibile e invisibile, anche la comunicazione tra visibile e invisibile. Ma è un chakra in cui quando la parola, no? La parola, la comunicazione, la parola è perfettamente allineata ai desideri del cuore, perché il quarto chakra è aperto, allora tu crei magie continue. In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, la parola crea. Quindi guarda bene come ti narri quello che sta accadendo nella tua vita sentimentale, perché come ti narri quello che sta accadendo, quello accade. Se tu dai un nuovo significato a ciò che ti sta accadendo, a tutto quello che abbiamo detto adesso, allora la magia della parola, della narrazione, avrà effetti benefici sulla tua relazione. Questa situazione sta aprendoti la possibilità di manifestare solo con la parola, il quinto chakra. E in questo ritiro da parte tua segui solo la voce interiore che ti apre le infinite possibilità di manifestare col quinto chakra. La parola crea. Bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro, è stata una lettura veramente profonda e potente. Io concludo qui e vi ricordo di guardare il vostro segno zodiacale per il mese di marzo e anche la tua playlist per il tuo segno zodiacale dove ci sono tutti i messaggi per te. Va bene? Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!